Ma siccome in quell'epoca c'era la sfida, c'era la competizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica, i sovietici, non riuscendo a costruire un motore così potente come il Saturn per mandare un equipaggio sulla Luna, si accontentarono di mandare una missione parallela sulla Luna con una sonda robotica, che fu questa, la Luna 15. Quindi il viaggio lunare di Armstrong, Aldrin e Collins fu parallelo a quello della sonda sovietica senza equipaggio Luna 15. La NASA fece partire l'Apollo 11 verso la Luna il 16 luglio del 69. L'Unione Sovietica fece partire il Luna 15 prima, il 13 luglio. Lo scopo della missione, inizialmente segreto, era di essere, cioè loro dicono, vabbè, non riusciremo a portare gli astronauti, magari ci pigliamo il primato di essere la prima sonda umana a atterrare sulla Luna, a raccogliere campioni di suolo lunare e riportarli a terra, magari li battiamo sul tempo. Questa è la storia ufficiale. Ma forse l'Unione Sovietica in realtà voleva solo spiare quanto sarebbe accaduto durante il viaggio dell'Apollo 11 e forse sapeva altro ancora, sì, sapeva altro ancora. Cioè i sovietici, che sapevano anche loro della visita extraterrestre, temevano che in un territorio neutrale, la Luna, gli americani si mettessero d'accordo con gli extraterrestri per fregare loro. Quindi il vero scopo del Luna 15 era monitorare tutto il viaggio lunare, quello che accadeva mentre gli astronauti americani erano a bordo. Infatti Luna 15 per tutta la durata della permanenza di Collins, Aldrin e Armstrong sulla Luna furono spiati da Luna 15, perché i sovietici temevano questo. Addirittura vi fu un accordo fatto personalmente con Khrushchev, tra Khrushchev e la CIA, e Khrushchev tenne tutto nascosto al Politburo, dove si misero d'accordo, dopo lo scandalo dell'abbattimento dell'U-2 aerospia, si misero d'accordo perché la CIA disse vogliamo testare delle fotocamere satellitari ad altissima risoluzione, ci concedete di fotografare l'Unione Sovietica senza che ci abbattete il satellite, in cambio gli dice la CIA, noi con questo strumento vi forniremo tutte le informazioni sugli atterraggi extraterrestri in suolo sovietico. Fanno l'accordo segreto tra Khrushchev e la CIA, ma viene tenuto occulto al governo sovietico, cioè al Politburo comunista. Quindi già da allora temevano la presenza extraterrestre. E i sovietici, appunto, temevano che gli americani sulla Luna, dove sapevano benissimo che ci sono gli alieni, trovassero un accordo per fregare e vincere l'Unione Sovietica. Ma di questo parlerò molto più nei seminari prossimi. La missione era abbastanza anomala. Ci sarebbero stati infatti 2 astronavi in volo contemporaneo verso la Luna, ambedue che trasmettevano segnali radio verso la Terra, quindi la Luna 15 e l'Apollo 11, e la NASA temeva che ci sarebbero potute essere interferenze che avrebbero disturbato pericolosamente i momenti più cruciali del volo umano verso il nostro satellite. Luna 15 si avvicinò alla Luna il 17 luglio 69, 3 giorni prima dell'Apollo 11 che atterrerà il 20 luglio e fece 52 orbite durante la permanenza sul suolo lunare di Armstrong e Aldrin. Ma tutte queste cose furono seguite dai radiotelescopi, dove a quell'epoca il più potente era questo, quello di Jodrell Bank in Inghilterra, che riceveva i segnali di entrambe le missioni, Apollo 11 e Luna 15. Alla fine la sonda russa si schiantò sul suolo del satellite naturale terrestre, cioè tentarono l'atterraggio morbido, ammesso che questa fosse una vera intenzione, e la sonda si schiantò. E siccome di sonde lunari l'Unione Sovietica ne aveva già fatte atterrare altre, la storiella che dovevano raccogliere campioni per me è tutta una bufala. In realtà volevano spiare se ci fosse stato un accordo tra alieni e americani. Le registrazioni fatte delle 2 sonde, cioè Apollo 11 e Luna 15, furono fatte appunto da Jodrell Bank e sono state tenute segrete fino al 2009, dove poi hanno pubblicato tutti questi documenti nel 40° anniversario del primo allunaggio umano della storia.
Ma non solo Jodrell Bank, in Italia abbiamo avuto dei personaggi che all'epoca fecero tantissimo rumore, che erano i fratelli Giudica Cordiglia, Achille e Giovanni Battista. Questi erano dei radioamatori appassionatissimi e investirono parecchi soldi, avevano la possibilità, e appassionarono l'Italia e il mondo con le loro intercettazioni delle comunicazioni tra le stazioni a terra e i piloti spaziali sovietici e americani, fatti con apparati propri, spesso addirittura autoprodotti da loro, erano geniali questi fratelli, e installati in Piemonte, nel torinese. Addirittura misero a punto tecniche di inseguimento e tracciamento dei satelliti che stupirono i tecnici della NASA per alcune loro geniali soluzioni. Infatti ebbero problemi perché ai servizi segreti questa storia non gli andava bene. Ad esempio loro registrarono gli ultimi istanti di vita di una astronauta sovietica che morì bruciata nello spazio e che non esiste nella storia. Ci fu un problema e proprio si sentono le grida di questa astronauta: c'è caldo, non ce la faccio più, vedo il fuoco, e poi silenzio tombale perché questa poveretta è morta. Ma non esiste, la Russia non l'ha mai ufficializzata sta cosa, e quindi i sovietici si arrabbiarono, il KGB andò a trovare i fratelli Cordiglia. Quindi da Yuri Gagarin, primo uomo ad essere lanciato nello spazio, un sovietico, sino all'Apollo 11, passando per le drammatiche missioni segrete dei sovietici, dove alcuni morirono, furono testimoni del periodo d'oro della corsa verso la Luna. E ovviamente il coronamento di tutto questo lavoro durato anni fu la conquista della Luna. Quindi Achille, Giovanni Battista, Giudica Cordiglia, vedete, alla fine costruirono quasi una piccola NASA nel loro laboratorio e fecero dell'Apollo 11 una diretta di 12 ore per conto della radio svizzera italiana, in collegamento sia con la Florida che con la navicella Apollo, cioè in collegamento nel senso loro erano collegati alla banda radio, mentre portava a termine la storica impresa sulla Luna. E questo fu possibile grazie al loro radiotelescopio di 8 metri di diametro, sintonizzato sulle frequenze della missione lunare americana. Quindi, al di là di tutto un insieme gigantesco di prove, il discorso del complotto lunare, se uno lo studia un po', diciamo, non regge. Quindi questo è un piccolo spruzzo di storia per entrare e capire che nascondere l'inganno, perché dicono hanno lanciato gli Apollo, sono rimasti in orbita e poi sono tornati a terra. Cioè, l'avrebbero capito tutti, cioè, sarebbe stato uno scandalo, perché i fratelli Cordiglia se ne sono fregati dei rischi personali quando hanno pubblicato la voce dell'astronauta donna sovietica morta nello spazio. Quindi il problema è un altro.